Sarà capitato a tutti di avere una settimana impossibile sul fronte del lavoro, sul fronte della famiglia, complicata, stressante, e poi arriva il sabato finalmente ed ecco, io il sabato riesco a rilassarmi andando in garage, perché in garage ci trovo la mia macchina degli anni 30, è stato il mio sogno per tanto tempo fino a quando l'ho realizzato. La macchina che uso per questi miei salti nel tempo è questa Rolls-Royce del 1938, è un modello 2530 HP realizzato in solo 11 esemplari con questa carrozzeria di Trapper Marbury. Perché è proprio una Rolls Royce e non un Hispano Suiza, una Bugatti o un Alfa Romeo a parità di condizioni? Ci sono delle berline altrettanto belle. Ebbene, essenzialmente perché io sono affascinato di quello che significa essenzialmente Rolls Royce. Due cose: i migliori materiali e il massimo del tempo che ci vuole per un aggiustaggio, una rifinitura tecnica, non importa. Alla fine il conto, per quanto salato sia, qualcuno va a pagarlo. Ecco perché le Rolls Royce alla fine costavano tantissimo. Io mi ero detto, a 50 anni voglio avere una Rolls Royce. Ci sono arrivato a 55, ma poi ci sono arrivato. Quando ho visto questa vettura mi sono reso conto di alcuni dettagli che mi piace condividere, proprio tecnici. Ad esempio, allora non esisteva la gomma per quanto riguarda, ad esempio, i supporti della parte anteriore dello sterzo, eccetera, ma veniva fatto tutto su metallo. Allora, per lubrificarle esisteva sotto il cofano un contenitore, circa 1 litro d'olio, con tutti i suoi tubicini che andavano in 18 punti della vettura e basta ogni 500 km col piede sotto il cruscotto dare una pompata di olio che la macchina rimane lubrificata nel tempo. Un qualcosa veramente di geniale, di complicato, ma comunque di affascinante poterlo fare oggi a distanza proprio di 50 anni, quando la lubrificazione ormai è una cosa a cui nessuno pensa più. Oppure il fatto che Rolls-Royce abbia una cultura aeronautica ha fatto sì che anche gli ingegneri della sezione automobilistica dicessero: con questa macchina a casa ci devi sempre tornare. Per cui, ad esempio, le pompe della benzina non sono una ma sono due, doppie, come sugli aerei, e sul cruscotto c'è una manettina che dice pompa A, pompa B, e quindi uno se le può provare, può sapere mentre guida se le pompe della benzina vanno bene. Oppure addirittura se tutto a un tratto le candele cominciano a non avere più energia, è colpa della bobina. Bene, ci mettiamo una seconda bobina e nel caso stacco il filo di qui, lo collego di là e la macchina riparte. Il fatto di viaggiare, di fare la domenica pomeriggio con gli amici ed essere sicuro che con una macchina di 80 anni a casa ci tornerai, perché in qualche maniera ci sono gli elementi per poterlo fare, è un qualcosa di
estremamente bello, una delle motivazioni che mi ha fatto scegliere Rolls-Royce rispetto ad altri marchi. Malgrado io avessi deciso che entro i 55 anni entro 50 anni volevo avere una Rolls-Royce, però bisognava che si maturassero delle condizioni di trovare la vettura giusta, una vettura conservata, una vettura che fosse, come dicevamo, tetto apribile, 4 posti, non è che sul mercato escano tutti i giorni. E poi ovviamente anche le condizioni familiari, cioè a 30 anni non avrei mai avuto i soldi per comprarmi una macchina così, a 60 come adesso, 50 ci sono anche arrivato, quindi bisogna che le condizioni ci siano. Sfogliando appunto una rivista e poi parlando con gli amici del club inglese di cui faccio parte, appunto mi hanno segnalato questa vettura, una vettura conservata che ha una storia lunghissima, nasce nel marzo del 38, poi scoppia la guerra in Inghilterra nel 39, sta ferma su dei cavalletti fino al 1955 perché in Inghilterra la benzina è razionata, e poi c'è una lettera in cui il vecchio proprietario chiede alla Rolls-Royce se di mandargli le puntine, le candele, quindi per poter riattivare la vettura. Poi, come sempre succede, c'è un momento in cui il cambio tra la sterlina e il dollaro fa spostare le Rolls-Royce dall'America all'Inghilterra, dall'Inghilterra all'America. Ebbene, nel 64 questa vettura viene venduta negli Stati Uniti e finisce in California da questo appassionato di vetture, che la tiene 10 anni, poi la ripassa a un secondo appassionato, e poi il cambio dollaro-sterlina cambia ancora e nel 89-90 ritorna in Europa. A questo punto la vettura viene acquistata da due soci del Rolls-Royce Club, il primo la tiene 10 anni, il secondo 14, e poi arrivo io. Ebbene, nel 2015 ci siamo incontrati tutti all'annual rally del Rolls-Royce a Rockingham Palace, proprio a giugno, era proprio divertente, e abbiamo una bellissima foto di noi 3 vecchi proprietari della stessa macchina su 25 anni di storia. Molti pensano che usare una vettura degli anni 30 sia complicato. In effetti, come vi ho raccontato, è un momento, è un'esperienza, è un salto nel tempo. Le macchine vanno usate perché è la passione, è un modo di avere di ritorno un qualcosa dall'investimento che uno ha fatto, investimento grande o investimento piccolo, non importa. Lo stesso divertimento che io ho con questa vettura, invece chiunque può averlo con una Topolino, con una Balilla, con un investimento da 10-15 mila euro, con quello di una macchina media, è possibile ritagliarsi questo salto nel tempo. Io poi dico, se vi usate una vettura degli anni 30, vedrete quanto vi divertirete.